Ciao a tutti, questo qui è lo Yamaha CP1, Yamaha quello che è, è un piano che quando è uscito ha fatto parlare di sé, più che altro perché costava 5.000 euro. A fatica qualcuno se l'è comprato, insomma ci sono pareri discordanti a riguardo. Allora, premetto che questo è un video dove parlerò di questo strumento, del quale però mi sto non liberando perché fa brutto, ma dalla quale mi sto separando, ma non per motivi di qualità in realtà. Ci sono delle persone che mi daranno degli strumenti, poi vabbè farò un video anche a riguardo, e quindi non mi serve. Nonostante io lo voglia vendere, però voglio cercare di essere il più possibile sincero. Dunque, vabbè, per quanto riguarda in generale, quello che avete sentito è un suono che io ho fatto, ci ho messo un po' a farlo, questo suono qua, che ha anche un movimento di armonica un pochino. E una bella grinta quando si spinge. In realtà quando immagino poi chi l'ha comprato, magari a scatola chiusa, quando è uscito, perché è l'ultimo, la miraglia della Yamaha, e si è trovato con questo suono qua sotto le mani. Ecco, diciamo che avrebbero potuto presentarsi meglio. In realtà poi è immediata la cosa, già solo con l'equalizzatore si riesce a dare, magari con un po' di medio alte, un pochino di colore in più e tutto quanto. Diciamo che io poi ho fatto un percorso un po' più incasinato, nel senso io avevo bisogno di un piano che avesse anche un po' tutte le componenti che servono a me, cioè nel senso deve essere un po' rock perché poi per bucare dal vivo nelle situazioni live, così, però anche magari morbido, avere un pochino, essere un po' tondo quando è suonato piano. Il problema di questo piano è questo qua. Cioè, quando lo suoni piano, praticamente la sensazione è che sia semplicemente più basso di volume. Non è esattamente così, perché poi aprendo si apre, però hai un po' quella sensazione lì. Allora, tornando a bomba, c'era praticamente quest'altro che è invece il campionamento dell'S6, che è un altro pianoforte della Yamaha, o campionamento o riproduzione con modelli fisici, non ho mai capito bene, che ha un po' più di tonda. Però diciamo che un po' nasalone. E quindi vabbè, anche lì insomma, alla fine ho detto vabbè, siccome questo piano permette di metterne insieme due, adesso questi non sono segreti di Pulcinella, cioè nel senso chiunque l'ha avuto probabilmente si è sbattuto così, però in rete non ho trovato niente che parlasse di questo argomento, tutti lo provavano quando è uscito e poi buonanotte. Allora ho pensato di mettere insieme due suoni per avere da una parte una componente e dall'altra un'altra. Allora cosa ho fatto? Adesso faccio come la Parodi che fa tutto il bordello, poi tira fuori la teglia quella già fatta. Sono arrivato a questo risultato perché praticamente ho fatto questo. C'è una componente che è il CF Grand, che è quello diciamo più utilizzato, schiarito, ci ho fatto tutto un lavoro, perché la cosa bella è che si può lavorare sui martelletti, decidere come farli suonare, c'è tutto un discorso interessante che schiarisce, scurisce il suono. È bello, ci sono varie possibilità. E sono arrivato ad avere questo suono un po' cattivello. Poi mi mancava però il discorso che vi facevo prima, che sembra che ci sia il volume basso. Allora ho fatto questo. L'altro piano che è l'S6, ho preso questa componente più scura
e con la compressione, i compressori sono bellissimi, ecco, c'è da dire che questo piano qua, dal punto di vista qualitativo, di uscita, è incredibile, cioè, lo fate uscire dalle casse così rimanete di stucco. E io parlo poi del lavoro in cuffia, della registrazione, dei live dove ti devi avere sotto mano anche un po', che se adesso si lavora in cuffia non è più come una volta che uscivi dalle spie, c'avevi il suonone, capito, l'R.D. Miller, non è così, cioè, quindi adesso siamo tutti lì in cuffia, sei lì col cantante che è abituato magari a sentire il piano, quello vero, e quindi tutta una serie di cose. Ho fatto questa cosa qua. Cioè, se lo suono piano suona, se spingo scompare, ma poi torna con la compressione. Questo mi dà, oltre al fatto di, sono stato attento coi volumi perché, per il chorus, se no un po' c'è, ma va bene. Allora ho questa componente, poi se schiaccio, quella sparisce, poi torna l'altro, e quindi fa un po' l'effetto delle armoniche. Ecco, vabbè, non è, voglio dire, non è Leonardo da Vinci, però insomma sono riuscito ad arrivare a un suono che mi soddisfa, e hai insomma il risultato. E c'hai anche insomma, e un po' si muove anche. Adesso torniamo a quello vecchio suo, insomma è un po' più morterello. Fossi stato il loro, così avrei sfruttato meglio le qualità dello strumento in generale, con dei preset un po' più grintosi. Poi vabbè, è uno strumento che poi per quanto riguarda piani elettrici, CP70 è bellissimo. C'ha tutti i piani elettrici belli, insomma suona. Insomma, suonano bene i Wurlitzer. È un piano prevalentemente che fa piani elettrici e tutto quanto. Ora, io non sono abituato a fare, cioè non ho mai fatto video di questo tipo dove strumento che sto raccontando, poi alla fine lo sto vendendo, però dipende da una serie di fattori che non sono, che sono tecnici, diciamo. La tastiera, l'ultima cosa, la tastiera che se la gente ne dice tutti, allora il legno non c'è, però non è vero perché è di plastica, il legno è messo per far figura, va bene, quello che è effettivamente se uno spende 5.000 euro e poi scopre delle magagne, magari gli girano le balle, però la tastiera è bellissima, cioè da suonare è veramente bella. La dinamica, quando trovi la tua storia con le curve dinamiche, arrivi dove devi arrivare. E quindi niente, ci vediamo presto. Ciao ciao.